Ciao caro amico pescatore e benvenuto a un nuovo unboxing. Allora, l'ultima arrivata a casa mia è la Bluebird Nano in due pezzi, una canna veramente speciale. Qualcosa di davvero, eh, diciamo, specializzata all'ennesima potenza per la pesca spinning. Mancava il mulinello, ovviamente. Molti montano i 2000, i 2005, non so come mai ha preso sta fissa di avere un 2000 o un 2005 per il lat spinning, secondo me sono veramente esagerati. E quindi gira che ti rigira, guarda che ti riguarda, siamo arrivati alla conclusione di aver bisogno di qualcosa di davvero ad hoc. Allora, sulla Bluebird da 7 grammi io monto uno Shimano Naski 1000 e lo trovo centratissimo. Anzi, se vai a rivederti il video dove prendo quel bel 28, capisci come lavora davvero bene quella combo. Non serve avere un 2000 o un 2005, secondo me. E quindi, e quindi, cosa c'è di più piccolo di una taglia 1000? Cosa c'è di più piccolo di una taglia 1000? Una taglia 500. E quindi ci siamo portati a casa un mulinello che seguivo da tempo. Allora, intanto arriva dal Giappone, perché quando era il momento di comprarlo qui in Italia ho rimandato. Io ho rimandato perché aspettavo di prendere ovviamente la Bluebird che seguo da quando l'hanno annunciata. È andato, penso, fuori produzione o comunque ne avranno fatti ben pochi rispetto alle altre taglie perché un mulinello 500, diciamo che non tutti si portano a casa un mulinello 500, forse è giusto chi fa tratta torrente potrebbe valutare un mulinello così piccolo. Aspetta, vediamo prima un po' quali sono le caratteristiche base. Allora, intanto ho scelto il Nasky perché, come tutte le volte che parlo di questo mulinello, non faccio che dire che rispecchia quelli che sono i canoni che secondo me deve avere un mulinello da pesca a spinning. Abbiamo uno Shimano Nasky con un rapporto di recupero 5.6 a 1, non è un mulinello lentissimo, ma non è neanche un mulinello veloce come piace a me, ma oggettivamente perché avere un mulinello veloce su una Bluebird Nano? Abbiamo 3 kg di max drag, abbiamo 170 grammi, abbiamo i soliti 4 cuscinetti a sfera più 1, 69 centimetri per rotazione di manovella di lenza recuperata, che comunque non sono pochi, e poi abbiamo le caratteristiche di quanto tiene la sua bobina. Comunque, detto questo, niente. Comunque, ordinato lunedì, arrivato venerdì nel pomeriggio dal Giappone. Abbiamo il solito spaccato, abbiamo libercoli, garanzie, abbiamo un po' di protezione, abbiamo il nostro bel mulinellino, i dischi ovviamente per andare a variare l'imbobinamento. Comunque, andiamo a vedere un po' questo gioiellino. Allora, il momento l'ho sempre solo visto in video. E in video si notava come era davvero piccolo. E ora che l'ho in mano non posso che confermare. È davvero un gioiellino. Proprio bello. Proprio bello. Una bella frizione. Bella morbida. La corsa non esageratamente lunga, direi. L'archetto chiude bene. Tiene bene. Sembra anche
gira bene, un po' legato, poi magari gli vado a dare anche qualche goccia di olio perché è un modello 2021, è capace che è rimasto per davvero tanto tanto tempo in un magazzino del Giappone ad aspettare me. Vediamo com'è lo stato. Vediamo il grasso, questa bobina microscopica, bellissima. Vediamo se lo mette a fuoco. Abbiamo un alberino che non è sovradimensionato, ma rispetto al resto del mulinello è davvero grosso. Qui abbiamo anche la farfallina, il cicalino, molto bene. Richiudiamolo subito. E diamo un occhio al bilanciamento con la Bluebird, perché poi è importante. Ora, un netto e 7, sì, 170 grammi, difficilmente staranno male su questa canna da pesca che è veramente meravigliosa. Cioè, basta vedere il cimino per capire che tipo di pesca ci si può fare. Faremo un montaggio, penso, a drop shot e poi anche il classico spinning, però con testine piombate e di micro shad. Dei micro shad. Anche perché abbiamo un range di 1,5 grammi da non superare. Non so perché, ma io su questa canna da pesca non voglio andare a esagerare, non penso che proverò neanche a lanciare i 2 grammi. Comunque, nell'insieme è proprio il suo, è proprio il suo, è proprio tanto il suo. Allora, ovviamente non starò nell'inquadratura, ovviamente devo stare molto più attento a non scontrare il cimino in cucina rispetto all'inquadrare, però di nuovo io di solito mi metto qui, abbiamo il nostro bel mulinello, metto 2 dita in corrispondenza della bobina, della parte alta e direi che è davvero bilanciatissimo, cioè, direi proprio che è il suo, né più né meno. Questa canna da pesca è davvero una gran bella combo. Ovviamente arriverà anche qui il knob della Gomexus, perché è giusto così, anche se ovviamente questo qui è in gomma, è molto bello, ci sta bene, ed è un tipo di pesca dove non passi la pescata a recuperare, non è che lanci e recuperi, è più un lanciare, un controllare l'esca, dare delle piccole gestualità col polso, poi rimettere in tiro la lenza e va bene così. Allora, prima di far danni, smontiamo la combo e sono davvero soddisfatto. Anche a sto giro ho fatto i compiti a casa per bene e sono decisamente soddisfatto della scelta, del risultato. È un mulinello proprio bello. Dal vivo, tra l'altro, rende proprio bene. Rende proprio bene. Ha una bella coppiata. Ha una bella coppiata. Beh, detto questo, non resta che armare il tutto e portarli in pesca. Ti saluto e alla prossima. Difficilmente sbusterò altri mulinelli perché basta, ne ho fin troppi. Ciao!